La Pasqua è sempre più vicina e se stai ancora cercando un'idea per una decorazione o un segnaposto originale, così facile da poter essere realizzata anche coi bambini e ti permetta di recuperare materiali di scarto, questo coniglio fa proprio per te. Oggi ci serviranno pochi materiali e peraltro particolarmente economici. Naturalmente tutto gira intorno al recupero del tappo di sughero. Avremo bisogno di un tappo da spumante che riesca a stare possibilmente in piedi senza traballare troppo. Ci serviranno uno scovolino. Io ho scelto il bianco per i miei conigli, però non è fondamentale, potete decidere quello che preferite. Eh, con un effetto voluminoso o magro è indifferente. Dei pompon, ci serviranno i pompon piccoli per il musino, quindi 2 del colore del coniglio e 1 rosa. E poi uno bianco, uno del colore del coniglio, più grosso per fare la sua codina a pompon. Ci serviranno gli occhietti, le mezze sfere nere da applicare con la colla, quindi di conseguenza ovviamente la colla. Ci servirà anche un tronchesino per tagliare lo scovolino che ha l'anima in fil di ferro. Lo strumento che è più particolare, che è comodo da usare ma che può essere sostituito, è il trappanino a mano che ci servirà a fare i fori nel tappo. Se non avete il trapano a mano potete usare tranquillamente anche un punteruolo o un chiodo un po' grosso. Il lavoro di oggi è davvero facile e piuttosto veloce. Per prima cosa dovete scegliere nel vostro tappo qual è il lato più pulito. Ci possono essere delle scritte, ma se vi capitano proprio nella fascia del musino, rovinano un po' l'effetto. Poi dovete fare attenzione se ha queste scanalature, che sono quelle della gabbietta, magari di lasciarle centrate sul musino che andremo a realizzare. Una volta stabilito tutto questo, dovete capire dove andrete a mettere il muso per poter andare a fare sopra coerenti i fori per le orecchie, perché ovviamente avranno un allineamento. I fori sopra, naturalmente, sono allineati al musino della nostra bestina, quindi non possiamo farli a caso, va scelto dove farli. Una volta scelto il punto potete fare o un segno con un indelebile o, come sto facendo io, andare abbastanza a occhio, perché lo scovolino che è peloso nasconderà eventuali irregolarità. Realizzate i 2 fori di invito abbastanza profondi da far sì che una volta incollate dentro le orecchie non possano staccarsi accidentalmente se lo prendete in mano, e abbastanza larghi da far entrare 2 estremità dello scovolino. Io sto usando una punta da un po' più di 1 millimetro, ma andrò a ripassare i fori così da poterli allargare bene. Una volta fatti i fori è il momento delle orecchie. Lo scovolino è un cordone di ciniglia arrotolata nel fil di ferro. 2 capi di fil di ferro vengono ritorti e creano questo effetto a spirale di fili di ciniglia molto corti, più o meno lunghi in realtà, perché ce n'è anche di più compatti. Quello che dovremo fare noi sarà creare 2 pezzi piegati della lunghezza che desiderate, non c'è una lunghezza giusta o una sbagliata. Certo che se li fate troppo lunghi il nostro coniglio viene un po' sproporzionato. Tagliate il primo, scegliete la misura sul primo e poi fate il secondo identico, così non sbagliate. Poi vedete, si può anche decidere che uno lo piegate e l'altro lo tenete dritto, però se sono lunghi uguali è meglio, insomma, che non siano proprio uno lungo e uno corto. Una volta tagliati i 2 pezzi dello scovolino, è meglio pulire un pochettino il primo pezzetto. Se voi andate a tirare i fili che lo compongono, si sfilano. Vedete, ho liberato una parte del fil di ferro, l'ho messo bene a vista. Questo mi aiuterà a incollare le 2 estremità dell'orecchio nel foro senza fare troppi pasticci, perché se no colla, pelucchi il foro piccolino, potrebbe venire fuori un po' un cinema. Stessa cosa lo faccio sull'altro. Se sbagliate e togliete un pezzo di pelo troppo lungo, rimediare è piuttosto facile, basta tagliarne via un pezzetto da tutte e 2 e aggiustare la magagna. Ehm, Troppo poco non è un problema, alla peggio un pochettino, una parte dei pelucchi si infilerà nel foro con la colla.
Una volta che avete pulito bene le due estremità, vanno appaiate. Nel caso potete fare una prova, perché tra l'altro se il foro è di misura potrebbe succedere che già si incastra senza bisogno di colla. Dovete riuscire a infilare tutte e due le estremità all'interno del foro. Ok, forse come orecchio un po' lungo, poverino. Funziona, viene un coniglio con le orecchie maxi. Si è già incastrato, valutate. Se è una cosa estetica di bellezza che sta ferma lì e nessuno la tocca, potete non mettere la colla. Altrimenti un puntino di colla non sul foro perché il foro è piccolissimo, ma piuttosto io la metterei sulle due punte di fil di ferro e andiamo a mettere anche l'altro. Super fluffy. Fatto questo passaggio, il grosso del lavoro è già andato. Ora creiamo il musino. Questa è una parte un po' particolare, via tutti i materiali che non ci servono più. Dobbiamo andare a incollare i 3 mini pompon in modo da creare il muso. Poi andremo addirittura magari a rifilare il pompon rosa per definire il nasino, che non sia una sfera ma che sia un triangolo. Gli dà un pochettino l'espressione più giusta. Quindi ci serve la solita colla che uso per i tessuti, parliamo sempre, io uso quella della Gutermann, ma ce ne sono tante. Comincio a metterne un punto per unire i due pompon bianchi. Una volta fatta questa operazione, lo scomodo è che sono piccoli e scappano via. Metto un punto di colla su uno dei due lati della coppia di pompon e ci vado a incollare il mio rosa e schiaccio, comincio già a schiacciare in modo che un po' la forma diventi quella del musino del coniglio. Secondo me questa è la forma del musino del coniglio. Volete mettere solo un pompon, libere, peraltro, noi adesso andremo a incollarlo al tappo. Non gli metterò i baffi perché scappano via, è una cosa su cui dovete prendere un po' più le misure. Ma se volete potete mettere o dei pezzettini di bava trasparente un po' rigida o dei pezzettini di fil di ferro fine che potete addirittura anche modellare e potete anche fargli i baffi. Una volta che la colla ha fatto presa, io vado a rifilare con le forbicine, quelle un po' di precisione, la parte superiore del pompon rosa e la appiattisco così da dargli proprio l'impressione di avere un triangolino, non una sfera incollata sopra alle due palline bianche, ok? È un di più, si può tranquillamente soprassedere, ma se lo fate è un dettaglio più preciso. Ora, questo e la codina andranno incollati sul nostro tappo. Come vedete il lavoro è davvero veloce e se il bambino è molto piccolo l'unica cosa pericolosa è fare i buchi con un trapanino o peggio in realtà a quel punto con un punteruolo. Tutto il resto si può fare coi bambini. Ora io in realtà faccio che mettere le 2 gocce di colla, allora la prima l'ho messa davanti in corrispondenza dello spazio fra le 2 orecchie, spazio che non c'è, ma insomma l'idea è quella. La seconda vado a metterla dietro, ok? Il musino nella parte alta del tappo, la codina nella parte bassa. E adesso di nuovo semplicemente bisognerà dare il tempo alla colla di far presa. Dovete riuscire a tenerle premute entrambe senza farle scappar via e possibilmente in modo che siano allineate correttamente l'una con l'altra. Qui c'è di buono che per un po' avete modo di aggiustarle. E niente, ci vediamo quando la colla ha fatto presa. Il lavoro è praticamente finito, già il nostro coniglio è coniglio. Mi mancano gli occhietti. Come al solito io userò, come al solito dall'esperimento devastante con la renna del calendario dell'avvento, io userò le semisfere di plastica da incollare. Volete usare il gel, volete usare un pennarello indelebile, va tutto bene. Il pennarello indelebile farei delle prove perché sul sughero prende poco, il sughero è tremendo. Allora io uso sempre queste, io le trovo dai cinesi, vado a togliere la loro colla e metto 2 punti di colla che ho usato fin qui, quella del tessuto. Ribadisco, sul silicone le colle fanno fatica a prendere, sul silicone, sul sughero le colle fanno fatica a far presa, però questa tiene abbastanza. Allora, tolgo quella che c'è in dotazione perché è davvero blanda, va bene giusto per un biglietto di carta.
A me piace metterli bassi e larghi, come volete applicarli è a vostra libera interpretazione. 2 puntini di colla davvero minuti, se ne mettete troppa deborda e non sta bene. Ma se adesso vediamo se sono riuscita a far la quantità giusta oppure no. Se ne ho messa troppa vi faccio vedere nel caso come si toglie. Allora, cominciate ad applicarli e quando li avete messi tutti e 2 valutate l'orientamento, un attimo che l'ho perso. Dicevamo, quando li avete applicati tutti e 2 li spostate in modo che l'espressione sia gradevole, dovete dargli un'espressione a questo musino. Se, come me ne è successo, io adesso spero che si riesca a vedere, è uscita un po' di colla, con la punta di uno stuzzicadenti la portate via subito finché è fresca, perché se andate a grattarla dopo il rischio è che portate via tutto, vi staccate anche l'occhietto. Invece se lo fate adesso finché è umida si risolve bene, non lasciate tracce. E in realtà il nostro coniglio è già bello che pronto. Quale tipo di tappo usare è a gusto. Qua ne ho usati 2, uno molto più tozzo e uno molto più sagomato. Sono carini tutti e 2, ma non solo, facendo questi mi è partita l'idea, perché io non riesco a stare ferma su un progetto e quindi ho detto: perché non fare un altro animale? Il coniglio è carino, io lo trovo molto grazioso. Vuoi non fare un gattino? E ho fatto il gattino ed è stato un fallimento epico. Vi presento Ned Flanders travestito da gatto per carnevale, Halloween, visto il personaggio. È tremendo, non è un gatto, siate pazienti. Le intenzioni erano le migliori, io ce l'ho messa tutta, gli ho fatto anche la coda, dietro ha la sua coda a ricciolino, ma è terribile, poverino. A questo punto io sono ai saluti. Spero che il video vi sia stato utile, spero di avervi divertito con il gatto Ned Flanders e vorrei tanto 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 vedere le foto delle vostre bestiole, sia dei conigli sia se anche voi rischiate a fare qualcosa di diverso, voglio vedere il vostro risultato. Nel frattempo continuate a seguirmi, ci vediamo al prossimo video.